Ciao a tutti! Chi come me ha avuto l'occasione di provare l'Autel Evo Nano Plus, lo Zino Mini Pro e il DJI Mini 3 Pro ha sicuramente notato che il Mini 3 Pro ha un segnale più debole rispetto agli altri due, in particolare quando ci sono degli ostacoli anche soltanto parziali tra radiocomando e drone, tra antenne del radiocomando e drone. In pratica il segnale radio del DJI Mini 3 sembra essere più debole, avere meno potenza degli altri due. Ma come mai, visto che DJI dichiara la potenza massima concessa in Europa, appunto quando il drone vola in Europa, e cioè in modalità CE, che dovrebbe essere uguale anche per gli altri due, anche gli altri due droni quando volano in Europa dovrebbero avere la stessa potenza che ha il DJI Mini 3 quando vola in Europa. Oggi indagherò su questi tre droni, sul segnale radio di questi droni, per cercare di capire come mai accade questo. Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Iniziamo con l'analisi dei dati tecnici dichiarati dai tre costruttori. Autel Robotics per la serie Nano, che comprende anche Nano Plus, dichiara il funzionamento su tre bande di frequenza, la classica 2,4 GHz, 5,8 GHz e anche una terza banda sui 5 GHz bassi, da 5150 a 5250 MHz. Questa banda però in Europa non si può usare in esterno, si può utilizzare soltanto indoor, ha una potenza massima di 200 mW ed è dedicata più che altro alle reti wifi, quindi in Europa la terza banda soltanto indoor per quanto riguarda il Nano Plus. Europa che prevede una potenza massima di 100 mW sulla 2.4, quindi corrispondenti a 20 dBm, e di 25 mW sulla 5.8 corrispondenti a 14 dBm. E in effetti, come possiamo leggere più in basso, per il Nano in CE mode vengono dichiarati 20 dBm, però non viene specificati dove, se sulla 2.4, se sulla 5.8 o su entrambe le bande. Sulla 5.8 ricordo che la potenza massima è di 25 mW, cosa che non viene dichiarata da Autel. Per lo Zino Mini Pro, Hubsan addirittura non dichiara né la frequenza di funzionamento e nemmeno le potenze, dichiara soltanto il range effettivo, FCC 10 km, in CE 6 km. Si presume che quindi che questi 6 km siano corrispondenti a 20 dBm. Tramite i registri FCC ho scoperto che lo Zino Mini Pro funziona sulla 2,4 GHz, ha soltanto la 2,4 GHz e quindi presumo che abbia la massima potenza concessa in Europa, quindi 20 dBm, 100 mW. DJI per il Mini 3 Pro dichiara il massimo concesso quando il drone vola in Europa, ovvero 20 dBm, cioè 100 mW sulla 2.4 e 14 dBm sulla 5,8 GHz, 25 mW. Quindi, cosa significa? Significa che questi tre droni, quando volano in Europa, devono trasmettere con la stessa potenza, devono avere gli stessi valori. E allora adesso provo a verificare se sulla 2,4 GHz questi tre droni, quando volano in Europa, in Italia, hanno la stessa potenza. Utilizzerò uno strumento che non è lo strumento adatto per fare queste misurazioni, per riscontrare il valore vero dei dBm, perché queste prove vanno fatte in laboratorio con strumentazione adeguata che io non ho, ma comunque mi permetterà di capire se i tre droni trasmettono con lo stesso livello di potenza, anche se non la posso individuare in valore assoluto. Il Nano Plus non indica su quale frequenza sta trasmettendo, probabilmente fa un salto di frequenza sia sulla 2.4 che sulla 5.8. Io comunque setto il mio strumento sulla 2,4 GHz, 2400 MHz spaccati, e vediamo quanto misura. Polarizzazione verticale e vediamo che c'è una potenza che va da 8 a 9 dBm. Non è la misura della potenza reale, ma comunque è una misura di riferimento. Passiamo allora a misurare lo Zino Mini Pro. Zino Mini Pro che funziona soltanto sulla banda dei 2,4 GHz. E allora andiamo a misurare sull'antenna. Anche qua abbiamo la polarizzazione verticale e anche qua leggiamo un valore di 8-9. L'altra antenna praticamente non trasmette.
E adesso tocca al DJI Mini 3 Pro e vediamo se ha gli stessi valori sempre sulla 2.4 in CE Mod, cioè in Europa. Quindi qua c'è la possibilità di selezionare la banda, quindi abbiamo la certezza della banda, seleziono 2,4 GHz e verifichiamo, accendo lo strumentino, anche qua abbiamo la polarizzazione verticale. Polarizzazione verticale sull'antenna del radiocomando, in questo caso l'RC-N1, perché sul drone la polarizzazione è orizzontale, come ci ha spiegato l'amico Raffaello KWOS, che saluto. Ed ecco i valori nettamente inferiori a quelli degli altri due droni. Gli altri si attestavano su 8,9, qua siamo su 0,1. Vedete? Siccome siamo in Italia, i tre droni avrebbero dovuto trasmettere con la stessa potenza, cioè 8,9 anche per il DJI Mini 3. Come mai il DJI Mini 3 Pro trasmette così poco? E allora voglio fare la prova del 9 e provare a misurare il DJI Mini 3 Pro in FCC. Che potenza ha in FCC? Sempre sulla 2.4. Per forzarlo in FCC utilizzo il metodo che ho spiegato a livello didattico in un altro video che potete trovare sul canale e che utilizza un'app gratuita originariamente pensata per il Mavic Air 2. Esiste soltanto per Android, si chiama Mavic Air 2 FCC, basta avviarla lasciando tutto acceso, drone acceso, tutto acceso e poi cliccare su patch. Vediamo cosa succede. In questo momento ho scollegato la DJI Fly. Ecco, e vedete che dopo aver fatto la patch FCC subito i valori salgono a 8, 7, 8, 8, quasi 9. Ecco, 9, e quindi sono valori che sono molto simili, se non uguali, ai valori che abbiamo letto con l'Autel Evo Nano Plus e con lo Zino Mini Pro. Torniamo anche con l'app DJI Fly. Vedete adesso la DJI Fly segnala che siamo in FCC perché il chilometro, il valore di un chilometro sta sopra la linea dei meno 90 dBm, significa che è in FCC, mentre se la linea di un chilometro corrispondesse a meno 90 dBm indicati sulla sinistra sarebbe in CE. E come possiamo leggere sopra, i valori sono quelli, leggermente un pelino inferiori, però sono questi, sono quelli dello Zino Mini Pro e dell'Autel Evo Nano Plus che ho acceso prima, che ho misurato prima in Europa. Quindi possiamo dire che quando il Mini 3 lo mettiamo in FCC, secondo queste misure ha la stessa potenza degli altri due accesi in Europa. Come ho anticipato prima, io non posso conoscere i valori assoluti e non posso sapere se i droni stanno superando le potenze concesse in Europa, però questo è quanto, facendo presente che se misurassi in questo momento anche il Mini 2 mi darebbe gli stessi valori che ho ottenuto con il Mini 3, sia quando è in CE sia quando è in FCC. Ricapitolando, secondo le mie misure, che non sono misure di laboratorio, sono misure empiriche basate sul mio strumento che non danno l'esatta potenza, secondo le mie misure il DJI Mini 3 Pro quando vola normalmente in Europa vola con potenze nettamente inferiori a Evo Nano Plus e Absanzino Mini Pro. Soltanto quando mettiamo in FCC il Mini 3 Pro si raggiungono le stesse potenze. Bene, direi che il mio personalissimo test è terminato e adesso fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, grazie per l'attenzione e ci vediamo con il prossimo video su Quadricotero News. Buona continuazione a tutti!